Lezione 1. Energia e concentrazione. A volte ho la sensazione che la nostra energia e la nostra attenzione potrebbero essere meglio impiegate altrove. So cosa intendi. È facile lasciarsi prendere da cose che non contano veramente. Esattamente. Ho cercato di dare priorità alle attività in linea con i miei obiettivi. Questo è un approccio intelligente. La concentrazione è fondamentale per ottenere risultati significativi. Si tratta anche di riconoscere quando lasciare andare le distrazioni. Vero. Dire no a certe cose può liberare tempo per ciò che è veramente importante. Ho iniziato a stabilire dei limiti e ha fatto una grande differenza nella mia produttività. È fantastico sentirlo. Si tratta di lavorare in modo più intelligente, non di più. Assolutamente. Qualità piuttosto che quantità, sempre. Lezione 2. Alla scoperta del vero lavoro. Ho letto di qualcuno che ha provato molte cose prima di riconoscere pienamente il suo vero lavoro. Interessante. Era Betone? È nato a Gravenhurst, in Ontario. Sì, lo era. Ha vissuto tante esperienze prima di trovare la sua vocazione. È stimolante il modo in cui ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri, soprattutto in medicina. Il suo viaggio dimostra che va bene esplorare percorsi diversi prima di trovare il tuo scopo. Assolutamente. A volte, sono le deviazioni che ci portano dove dovremmo essere. La sua storia mi ricorda di rimanere aperto a nuove opportunità ed esperienze. Anche io. È una grande lezione di perseveranza e scoperta di sé. Terrò sicuramente a mente la sua storia mentre percorro il mio viaggio. Lezione 3. Bagagli smarriti. Ho avuto un'esperienza stressante in aeroporto. Alcuni oggetti nel mio bagaglio sono andati perduti. Oh no, per fortuna avevo con me passaporto e portafoglio, quindi poteva andare peggio. È un sollievo. La compagnia aerea ti ha aiutato a recuperare gli oggetti mancanti? Ci stanno lavorando, ma è stata una seccatura gestire il loro servizio clienti. Spero che lo risolvano presto. È frustrante quando accadono cose del genere. Lo è, ma sto cercando di rimanere positivo. Almeno ho l'essenziale. Questa è una buona mentalità. Fammi sapere se c'è qualcosa che posso fare per aiutarti. Grazie, lo apprezzo. È un promemoria per tenere sempre a portata di mano gli oggetti importanti. Decisamente. Buon viaggio la prossima volta. Lezione 4. Invitare gli amici. Dovremmo invitare più persone a unirsi a noi per l'evento questo fine settimana. Certo, possiamo chiedere ai nostri amici se sono liberi e interessati a venire con noi. È un'ottima idea. Più siamo, meglio è, giusto? Assolutamente. Sarà divertente avere un gruppo più numeroso e condividere l'esperienza insieme. Invierò alcuni messaggi e vedrò chi è disponibile. Pensi che dovremmo pianificare qualche attività? Decisamente. Magari possiamo organizzare una cena o qualche gioco per intrattenere tutti. Un pranzo sembra perfetto. Tutti possono portare qualcosa e per noi sarà meno faticoso. Esattamente. È anche un ottimo modo per provare piatti diversi e creare legami con il cibo. Sono già emozionato. Rendiamo questo incontro memorabile.
Lezione 5. Routine mattutine. Mi piace iniziare la mattinata con un po' di esercizio. E tu? Di solito vado a fare jogging nel parco. È un ottimo modo per svegliarmi e schiarirmi la mente. Sembra rinfrescante. Preferisco fare yoga a casa per allungarmi e rilassarmi. Lo yoga è sorprendente per flessibilità e consapevolezza. Segui qualche routine specifica? Utilizzo un'app che mi guida attraverso diverse pose ed esercizi di respirazione. È conveniente. Ho pensato di provare lo yoga per mescolare le cose. Dovresti. È un bel cambiamento rispetto al jogging e offre molti vantaggi. Ci proverò. Magari possiamo scambiarci consigli sui nostri allenamenti preferiti. Sembra un piano. È sempre bello rimanere attivi e provare cose nuove. Lezione 6. Assistenza per gli acquisti. Scusi, dove posso trovare lo sportello del servizio clienti? È proprio di fronte al negozio. Non puoi perdertelo, è vicino all'ingresso. Grazie mille. Ho bisogno di chiedere un rimborso per un articolo che ho acquistato. Nessun problema. Il personale è davvero disponibile, quindi risolveranno il problema per te. È bello sentirlo. Temevo che potesse essere un processo complicato. Non preoccuparti, ti guideranno attraverso questo. Assicurati solo di avere la ricevuta. Ce l'ho proprio qui. Grazie ancora per avermi indicato la giusta direzione. Prego, goditi i tuoi acquisti e buona fortuna con il rimborso. Lo apprezzo. Vi auguro una buona giornata. Lezione 7. Vivere a prezzi accessibili. Questa città è vista come un luogo conveniente in cui vivere con un'elevata qualità della vita. Sì, e la città dispone di trasporti efficienti, che rendono gli spostamenti molto facili. Questo è un vantaggio enorme. Adoro quanto tutto sia accessibile senza bisogno di un'auto. Anche io. Il sistema di trasporto pubblico è affidabile e consente di risparmiare molto tempo e denaro. È ottimo anche per l'ambiente. Meno auto significano meno inquinamento. Esattamente. Inoltre, il costo della vita qui consente alle persone di divertirsi di più senza stress. Ho notato quanto sia vivace la comunità, con così tanti eventi e attività. È un posto meraviglioso in cui vivere, lavorare e crescere una famiglia. Sono davvero felice di essermi trasferito qui. Sembra l'equilibrio perfetto. Lezione 8. Opzioni di trasporto. Quali sono le migliori opzioni di trasporto in questa zona? Beh, di solito ci sono mezzi pubblici come autobus o treni che coprono la maggior parte delle tratte. Sembra conveniente. Sono affidabili e frequenti? Sì, funzionano regolarmente e puoi controllare gli orari online o sulle app. È utile. Ho notato anche molte piste ciclabili in giro per la città. Decisamente. La bicicletta è un'opzione popolare qui ed è anche ecologica. Potrei fare un tentativo. Sembra un ottimo modo per esplorare la città. Assicurati solo di seguire le regole del traffico e di indossare il casco.
Grazie per i suggerimenti, presto valuterò la possibilità di procurarmi una bicicletta. Lezione 9. Recuperare il ritardo. Stasera ho intenzione di preparare gli spaghetti alla bolognese. Ehi, è da tanto che non ci vediamo. Come sei stato? Sono stato bene, grazie. Gli spaghetti alla bolognese sembrano deliziosi. È uno dei miei preferiti. E da un po' che non lo cucino, ma sono curiosa di provarlo. Sono sicuro che andrà alla grande. Qual è il tuo ingrediente segreto? Aggiungo una spruzzata di vino rosso alla salsa per una maggiore profondità di sapore. Questo è un consiglio da professionisti. Dovrò provarlo la prossima volta che lo farò. Dovresti. Eleva davvero il piatto. Come sono andate le cose da te? Abbastanza impegnato, ma buono. Ho esplorato anche alcune nuove ricette. È fantastico. Dovremmo scambiarci più spesso consigli di cucina. Lezione 10. Jackie Robinson. Sapevate che il 15 aprile 1947 Jackie Robinson entrò nella storia? Sì, ha rotto la barriera del colore nella Major League Baseball, che è stata una pietra miliare enorme. Esattamente. Ha aperto la strada a tanti atleti e ha cambiato il gioco per sempre. Il suo coraggio e la sua determinazione sono davvero stimolanti. Ha affrontato così tante avversità. È incredibile come sia rimasto concentrato ed eccellesse nonostante le sfide. La sua eredità va oltre lo sport, è diventato un simbolo di uguaglianza e progresso. Penso che sia importante ricordare figure come lui e l'impatto che hanno avuto. Assolutamente. La sua storia ci ricorda il potere della perseveranza e dell'integrità. Speriamo che la sua eredità continui a ispirare le generazioni future. Lezione 11. Concorrenza leale. Individuare i farmaci che migliorano le prestazioni negli atleti è difficile, ma è importante. La maggior parte degli atleti vuole competere senza vantaggi ingiusti, quindi è fondamentale mantenere l'integrità. Esattamente. La concorrenza leale è il fondamento della sportività e del rispetto. Si tratta anche di proteggere la salute degli atleti e garantire condizioni di parità. Penso che test e un'istruzione più rigorosi possano aiutare a ridurre l'uso di tali farmaci. Concordato. Gli atleti dovrebbero essere incoraggiati a concentrarsi sull'allenamento e sul talento naturale. È una questione complessa, ma l'obiettivo dovrebbe sempre essere uno sport pulito e giusto. Assolutamente. Speriamo che il futuro dello sport continui a dare priorità all'onestà e alla correttezza. Brindiamo a un mondo in cui gli atleti possono brillare grazie al loro duro lavoro e alla loro dedizione. Lezione 12. Proteggere il futuro. Molte persone si sforzano di rendere il mondo migliore per i propri figli e per le generazioni future. È un obiettivo nobile. Tutti meritano di essere protetti, soprattutto nei momenti vulnerabili. Penso che si tratti di creare un ambiente sicuro e di supporto per tutti. Assolutamente. Piccole azioni, come la gentilezza e la consapevolezza, possono fare una grande differenza. È anche importante sostenere politiche che tutelino i diritti e il benessere delle persone. Vero. Il cambiamento inizia dai singoli individui, ma cresce attraverso lo sforzo collettivo. Speriamo che sempre più persone si uniscano al movimento per costruire un mondo migliore. Credo che lo faranno. Ogni passo avanti conta, non importa quanto piccolo.
Insieme possiamo creare un futuro in cui tutti si sentano sicuri e apprezzati. Lezione 13. Ricerca e dibattito. L'idea alla base del documento è quella di convincere gli studenti a ricercare i fatti e discutere le questioni. È un ottimo approccio. Incoraggia il pensiero critico e l'apprendimento attivo. Esattamente. Gli studenti imparano ad analizzare le informazioni e a formarsi le proprie opinioni. Li aiuta anche a sviluppare capacità di comunicazione e fiducia nell'esprimere le idee. Penso che sia importante esporre gli studenti a prospettive e sfide diverse. Assolutamente. Li prepara per le situazioni del mondo reale in cui dovranno pensare con i propri piedi. I dibattiti insegnano anche il rispetto per i punti di vista degli altri, anche quando differiscono. Questa è una lezione preziosa. Promuove l'empatia e l'apertura mentale. Speriamo che più educatori adottino questo metodo per responsabilizzare gli studenti. Lezione 14. Bellezza autunnale. Sembra che un artista sia arrivato e abbia dipinto tutti gli alberi con colori vivaci. L'autunno è davvero magico. I rossi, gli arancioni e i gialli fanno sembrare tutto così vivo. Adoro il modo in cui l'aria inizia a diventare un po' più fredda, ma è comunque piacevole stare fuori. Anche io. È il clima perfetto per lunghe passeggiate e godersi il panorama. Hai un posto preferito per goderti i colori autunnali? C'è un parco nelle vicinanze con un sentiero che è assolutamente stupendo in questo periodo dell'anno. Sembra meraviglioso. Magari possiamo andarci insieme questo fine settimana. Mi piacerebbe. Possiamo portare delle bevande calde e passare una giornata così. Perfetto. Sono momenti come questi che rendono l'autunno la mia stagione preferita. Lezione 15. Dolcetti indulgenti. Ho appena mangiato una fetta di torta al cioccolato davvero deliziosa. Era così ricco e soddisfacente. Oh, sono d'accordo. È bello avere qualcosa di indulgente ogni tanto. Esattamente. La vita è troppo breve per non godersi i piccoli piaceri. Hai un dolce preferito a cui non sai resistere? La cheesecake è il mio punto debole. E tu? Sono un fanatico di qualsiasi cosa contenga caramello. È così confortante. Il caramello è fantastico. Forse dovremmo fare una serata dessert al più presto. Sembra un'idea fantastica. Possiamo provare a creare qualcosa di nuovo insieme. Ci sto. Sarà divertente sperimentare e coccolarci. Lezione 16. Laboratorio di Bell. Sapevi che Bell lavorava alle sue invenzioni nel suo laboratorio a Washington, D.C.? Sì, ma ho sentito che non gli piaceva il clima estivo caldo e umido lì. È vero. In realtà trascorreva le estati in Nuova Scozia per sfuggire al caldo. È interessante come l'ambiente possa influenzare la creatività e la produttività. Assolutamente. Un ambiente confortevole può fare una grande differenza in termini di concentrazione e ispirazione. Mi chiedo se il tempo trascorso in Nuova Scozia abbia influenzato qualcuna delle sue invenzioni. È possibile. Trovarsi in un luogo tranquillo avrebbe potuto far nascere nuove idee. La natura riesce a schiarire la mente e ad aprire nuove prospettive. Decisamente. Forse dovremmo tutti prendere spunto dal suo libro e trovare il nostro spazio di lavoro ideale.
Lezione 17. Costruire ponti. Ho notato che ultimamente le persone stanno diventando più amichevoli e di mentalità aperta. Sì, si sono svolte alcune discussioni tra funzionari cattolici e protestanti per risolvere i conflitti. Questo è un passo positivo. Il dialogo è così importante per la comprensione e l'unità. È incoraggiante vedere gli sforzi compiuti per colmare le lacune e trovare un terreno comune. Penso che ci ricordi che siamo tutti più simili che diversi. Assolutamente. Concentrarsi su valori condivisi può aiutare a superare le divisioni. Si tratta anche di ascoltare ed essere disposti a vedere le cose da un'altra prospettiva. Vero, il cambiamento inizia con piccoli passi, ma può portare a grandi trasformazioni. Speriamo che questi sforzi continuino a crescere e ad avvicinare le persone. Lezione 18. Individui unici. Nessuno al mondo è esattamente come me. Potrebbero avere lo stesso colore o altezza di capelli, ma questo è tutto. È proprio vero. Ogni persona è unica, con le proprie esperienze e personalità. È affascinante come ognuno abbia qualcosa di speciale da offrire. Assolutamente. È ciò che rende la vita così interessante e diversificata. Penso che sia importante celebrare le nostre differenze piuttosto che confrontarci. Decisamente. Abbracciare l'individualità è la chiave per la fiducia in se stessi e la felicità. È anche un promemoria per essere gentili, perché ognuno ha le proprie difficoltà. È un'ottima prospettiva. Non sappiamo mai cosa sta passando qualcun altro. Sforziamoci di apprezzare l'unicità di noi stessi e degli altri. Lezione 19. Intervento della polizia. Ha dato l'indirizzo dell'abitazione dell'uomo alla polizia, che ha agito rapidamente. È bello sentirlo. È importante segnalare attività sospette per garantire la sicurezza di tutti. La polizia ha bussato alla porta e ha gestito la situazione in modo professionale. È rassicurante sapere che le forze dell'ordine sono lì per proteggerci. Penso che sia un promemoria per rimanere vigili e prenderci cura gli uni degli altri. Assolutamente. La sicurezza della comunità è responsabilità di tutti. Si tratta anche di avere fiducia nel sistema e di lavorare insieme per risolvere i problemi. Vero. La cooperazione tra cittadini e autorità fa una grande differenza. Speriamo che questo incidente serva da lezione agli altri affinché agiscano quando necessario. Lezione 20. Rimanere adattabili. Nel mondo in rapida evoluzione di oggi, dobbiamo rimanere adattabili per sopravvivere. Assolutamente. È fondamentale rimanere informati e aperti a nuovi modi di pensare. Penso che essere flessibili ci aiuti ad affrontare le sfide e a cogliere le opportunità. Decisamente. Chi resiste al cambiamento spesso viene lasciato indietro. Si tratta anche di apprendere nuove competenze e rimanere curiosi. Concordato. L'apprendimento permanente è la chiave per rimanere rilevanti e resilienti. Ho cercato di abbracciare il cambiamento piuttosto che temerlo. È una mentalità fantastica. Il cambiamento può essere spaventoso, ma è anche pieno di potenziale. Facciamo dell'adattabilità il nostro superpotere in questo mondo in continua evoluzione. Lezione 21. Gestione del rischio. Una gestione efficace implica l'identificazione dei rischi potenziali e lo sviluppo di piani di emergenza. Assolutamente.
Essere preparati può far risparmiare molto tempo e stress a lungo termine. Si tratta anche di rivedere e aggiornare regolarmente tali piani man mano che le situazioni cambiano. Vero, la flessibilità è fondamentale quando si affrontano le incertezze. Penso che la comunicazione svolga un ruolo importante nella gestione efficace dei rischi. Decisamente. Mantenere tutti informati garantisce una risposta coordinata. È un sacco di lavoro, ma ne vale la pena per evitare gravi interruzioni. Concordato. La pianificazione proattiva è sempre migliore della codifica reattiva. Rendiamo la gestione del rischio una priorità nei nostri progetti futuri. Lezione 22. David Livingstone. Nel 1836, un giovane scozzese di nome David Livingstone iniziò a studiare medicina a Glasgow. È affascinante. Divenne uno degli esploratori più famosi della storia. Sì, il suo lavoro in Africa e il suo impegno nel porre fine alla tratta degli schiavi sono stati notevoli. È stimolante il modo in cui ha combinato le sue competenze mediche con la sua passione per l'esplorazione. Penso che la sua storia ricordi l'impatto che una persona può avere sul mondo. Assolutamente. Il suo coraggio e la sua determinazione hanno cambiato innumerevoli vite. È anche una lezione su come seguire la tua chiamata, anche quando il percorso è difficile. Vero. La sua eredità continua a ispirare le persone a fare la differenza. Speriamo che la sua storia incoraggi gli altri a perseguire i propri sogni con uno scopo. Lezione 23. Rimanere motivati. Rimanere motivati per tenere il passo con i propri obiettivi a volte può essere difficile. So cosa intendi. Continuo a ricordare a me stesso i vantaggi di rimanere in pista. È un'ottima strategia. Concentrarsi sul risultato finale aiuta a superare i momenti difficili. È anche utile suddividere i grandi obiettivi in passaggi più piccoli e gestibili. Vero. Celebrare le piccole vittorie lungo il percorso mantiene vivo lo slancio. Ho scoperto che anche avere un sistema di supporto fa una grande differenza. Assolutamente. Circondarsi di persone positive e che la pensano allo stesso modo è fondamentale. Continuiamo a incoraggiarci a vicenda e a rimanere concentrati sui nostri obiettivi. Concordato. Con determinazione e sostegno possiamo ottenere qualsiasi cosa. Lezione 24. Acquistare la versatilità. Sto cercando un abito versatile da poter indossare sia per eventi casual che formali. È un'ottima idea. Un tubino nero è sempre una scelta classica per versatilità. Stavo pensando la stessa cosa. Hai qualche suggerimento per scarpe comode da abbinare? Decisamente. Un paio di ballerine o tacchi bassi dai colori neutri funzionerebbero bene per entrambe le occasioni. Sembra perfetto. Voglio qualcosa di elegante ma pratico da indossare tutto il giorno. Potresti anche prendere in considerazione un vestito con spalline regolabili o strati per look diversi. È un'idea intelligente. È come avere più abiti in uno. Esattamente. Anche gli accessori possono aiutare a cambiare l'atmosfera, come una sciarpa o gioielli di tendenza. Lo terrò a mente. Grazie per i suggerimenti, rende lo shopping molto più semplice. Lezione 25. Assumersi dei rischi.
La vita è piena di sorprese, non è vero? Sicuramente mi ha fatto capire che a volte dobbiamo correre dei rischi per crescere. Assolutamente. Uscire dalla tua zona di comfort può portare a incredibili opportunità. Sono stato riluttante a provare cose nuove, ma sto iniziando a vedere il valore nel correre rischi. È naturale sentirsi così, ma la crescita raramente avviene senza un piccolo rischio. Hai qualche consiglio per superare la paura di fallire? Concentrati sulle potenziali ricompense piuttosto che sulle ipotesi. Ogni fallimento è una lezione. È un'ottima prospettiva. Cercherò di accettare le sfide invece di evitarle. Rimarrai sorpreso da quanto puoi ottenere quando fai il primo passo. Grazie per l'incoraggiamento, sono pronto per iniziare a correre rischi più calcolati. Lezione 26. Riciclare i vestiti. Ho pensato di riciclare alcuni dei miei vecchi vestiti invece di buttarli via. È un'ottima idea. Mi piace l'idea di dare una nuova vita ai vecchi vestiti. È anche un modo divertente per essere creativi e ridurre gli sprechi allo stesso tempo. Hai già provato qualche progetto o hai appena iniziato? Ho trasformato alcune vecchie magliette in borse, ed è stato più facile di quanto pensassi. È fantastico. Potresti anche provare ad aggiungere toppe o tingere i tessuti per un look fresco. Adoro quelle idee. È incredibile come un piccolo sforzo possa trasformare qualcosa di vecchio. È anche un ottimo modo per esprimere il tuo stile personale in un modo unico. Sono entusiasta di provare più progetti. È bello essere sostenibili e creativi. Lezione 27. Moda sostenibile. Sei interessato ad avventurarti in nuovi hobby o percorsi di carriera? Sono appassionato di moda sostenibile e mi piacerebbe esplorarla ulteriormente. Questo è un campo così importante. Cosa ti attrae specificamente verso la moda sostenibile? Adoro l'idea di creare abiti eleganti senza danneggiare l'ambiente. È stimolante vedere come la moda possa essere allo stesso tempo bella ed etica. Esattamente. Ho ricercato materiali ecologici e design a rifiuti zero. Sembra affascinante. Hai pensato di avviare il tuo marchio? È un mio sogno. Mi piacerebbe combinare la creatività con la sostenibilità. Penso che saresti fantastico. Fammi sapere se hai bisogno di supporto. Lezione 28. Preferenze familiari. A mio fratello piacciono le commedie perché ama ridere, ma mia madre preferisce gli spettacoli teatrali. È interessante come tutti in una famiglia possano avere gusti così diversi. Lo so. Rende un po' impegnativa la scelta di un film per la serata in famiglia. Forse puoi, a turno, scegliere i generi per accontentare tutti. È una buona idea. È divertente esplorare insieme diversi tipi di spettacoli. Potresti anche scoprire qualcosa di nuovo che piacerà a tutti. Vero. È un ottimo modo per legare e condividere prospettive diverse. Dopotutto, il tempo in famiglia riguarda il compromesso e la creazione di ricordi. Suggerirò l'idea della rotazione la prossima volta che pianificheremo una serata al cinema. Lezione 29. Abitudini alimentari sane.
Ultimamente ho cercato di controllare le dimensioni delle porzioni ed evitare di mangiare troppo. Questo è un grande passo verso abitudini più sane. È essenziale ascoltare il proprio corpo. È più difficile di quanto pensassi, soprattutto quando il cibo è davvero buono. Lo capisco. Un trucco è mangiare lentamente e assaporare ogni boccone. Questo ha senso. Dà al tuo cervello il tempo di rendersi conto che sei pieno. Esattamente. Anche bere acqua prima dei pasti può aiutare a frenare l'eccesso di cibo. Ci proverò. Hai altri consigli per restare in pista? Anche pianificare i pasti in anticipo ed evitare distrazioni mentre si mangia può aiutare. Questi sono ottimi suggerimenti. Sono determinato a fare scelte più sane. Lezione 30. Lavori in giardino. Ultimamente ho passato molto tempo a lavorare nel mio giardino. Sembra rilassante. Abiti in una casa con un grande cortile? In realtà è un piccolo giardino, ma è sufficiente per un piccolo giardino e dei fiori. È perfetto. Il giardinaggio può essere così gratificante e terapeutico. Sono d'accordo. È soddisfacente vedere le piante crescere e prosperare. Hai provato a coltivare verdure o erbe aromatiche? Ho iniziato con pomodori e basilico. È fantastico usarli in cucina. È fantastico. Gli ingredienti freschi migliorano sempre il sapore dei pasti. È diventato un hobby divertente ed è fantastico trascorrere del tempo all'aria aperta. Lezione 31. Racconti di viaggio. Hai mai viaggiato all'estero prima? Sì, sono stato in diversi paesi. Sembra eccitante. Quale era il tuo preferito? Ho amato l'Italia. Il cibo e la cultura sono fantastici. Hai provato a preparare tu stesso qualche piatto italiano? L'ho fatto. Ho provato la pasta da zero. È stato impegnativo ma divertente. Posso immaginare. Quali altri posti vuoi visitare? Il Giappone è in cima alla mia lista. I fiori di ciliegio sono meravigliosi. Assolutamente. La cultura lì è così ricca e unica. Lezione 32. Discorso tecnico. Non potrei essere più d'accordo, è tempo di dispositivi efficienti e veloci. Assolutamente. La tecnologia continua ad evolversi così rapidamente. Adoro il modo in cui semplifica le nostre vite. Sì, ma a volte sembra anche opprimente. È vero, stare al passo con le ultime novità può essere difficile. Mi concentro su ciò che devo veramente migliorare. Questo è un approccio intelligente. Hai dei preferiti? Mi piacciono molto i dispositivi domestici intelligenti, semplificano le attività quotidiane. Sto pensando di prenderne un po' anch'io.